In questa escursione andiamo a vedere il Telmo che si rispecchia nel lago delle Bastie e poi arriveremo fino al lago Federa, dove c'è praticamente quasi Cortina. La nostra escursione parte dal Passo Giao e faremo ben 3 forcelle, la forcella col Piombin, la forcella Giao e la forcella Ambriazzola. Prima tappa fatta, forcella col Piombin. Dietro di me c'è la Marmolada, adesso si va alla forcella Giao. Fino a qui il sentiero è praticamente una passeggiata, ci vogliono neanche, ma dire tanto proprio mettendoci tanto tempo, 20 minuti. Siamo a metà strada circa per la forcella Giao e intanto guardiamo un attimo il panorama. Qua ci sono le 5 torri e queste sono le Tofane e di qua si vede parte della Gazzuoia anche. Sono fermata un paio di volte. Ho visto. E ce l'ho fatta. Qua il naso chiuso. È una forcella che tira un po', però ne vale la pena. Da una parte ci sono le 5 torri, la Tofana, dall'altra la Marmolada. Perché mancano 100 metri neanche. Siamo giunti alla seconda tappa, forcella Giao. Adesso andiamo fino alla forcella Armentarola. Stiamo valutando se fermarci al lago delle Bastie adesso o al ritorno. Comunque la si vede subito non appena si arriva al rifugio Giao, come potete vedere. Quello che vedete lì è il lago delle Bastie, che a volte per errore lo chiamo il lago delle Bestie. Quello è il Telmo e quello è il Civetta. Non questo qua verde, quello dietro. E quel bel panettone in fondo grosso dove si vede tutto il ghiacciaio, in alto in mezzo alle nuvolette, è la Marmolada. Siamo quasi arrivati alla forcella Ambriazzola, che è dietro quel masso. Questa come salita non è quella del Giao, è molto più in piano. Ecco, quello che vedete lì in fondo, quel massetto con quella casetta in fondo, proprio in mezzo al prato, ecco lì è dove c'è il sito archeologico del Monderval. Si può anche arrivare dal rifugio Città di Fiume tramite questo sentiero e si saltano così le forcelle precedenti. In questo caso però si parte dalla Val Cadore, zona Alleghe. Siamo arrivati! Terza forcella fatta, siamo arrivati alla forcella Ambriazzola. Giù di qua si vede già il lago Fedaia e tra poco lo raggiungiamo e Cortina. Come vedete la camminata è stata abbastanza veloce, un po' lunga ma abbastanza tranquilla. Allora, quella che vedete là in fondo come città è Cortina e il laghetto che vedete giù di lì invece è il lago Fedaia con il rifugio Roda da Lago. Dietro il gruppo di queste montagne ci dovrebbe essere il gruppo del Sorapis. Adesso non mi ricordo se sono queste qua proprio in primissimo piano o se sono queste altre, ma quello che potete vedere là in mezzo, se le identificate, sono le 3 cimette, ovvero le 3
cime del Lavaredo, cioè le cime del Lavaredo, cioè scusate, non le 3, le cime del Lavaredo. So perché mi è venuto 3. La tappa conclusa, siamo arrivati al rifugio Palmieri e quello alle mie spalle è il lago Fedaia. Fedare. Vabbè, tanto ormai siete abituati che li storpi un po' i nomi, poi li metto giusti nella descrizione così non vi perdete. Si arriva tutto col sentiero 436 fino alla forcella Ambrizzola e poi dalla forcella Ambrizzola al rifugio Palmieri Croda Lago 434. Sì, 434. Comunque poi ci sarà tutta la descrizione così almeno non vi perdete. E adesso andiamo a mangiare la pappa. Intanto vi lascio alla vista di questo bellissimo lago. Ecco. C'è un pezzino più passato, però sono dei fuochi. Abbiamo mangiato, abbiamo riposato, adesso si ritorna indietro e quindi riprendiamo la stessa strada dell'andata e andiamo a vedere il lago delle Bastie. Vedete dove Ale? Allora lì c'è il lago delle Bastie. Si può arrivare da dove vedete quelle persone là, ok? Che è il sentiero del Monderval. Quindi se voi non l'avete mai visto vi consiglio di andare. Vabbè, è una grotta, niente di tanto, però è carina da vedere. È il sentiero che taglia dal lago dal Monderval fino al lago delle Bastie, non è molto segnalato. Noi l'avevamo fatto 2 anni fa, insomma ci abbiamo perso un po' di tempo per trovare la via, vabbè, non è che tanto, cioè vai tutto dritto e prima o poi ci arrivi. Questa volta qua, siccome non volevamo sprecare un po' di energie e tutto e più che altro tempo, allora abbiamo seguito il sentiero dell'andata, quindi sempre 436, e a un certo punto, quando arrivate praticamente in quota, che siete quasi in alto, non al passo della Forcella Giau, ma poco prima, quindi iniziate già a vedere la forcella e vedete che la salita non c'è più perché ormai siete praticamente quasi in piano, ecco, giratevi e lì vedete che c'è subito un sentierino sulla sinistra piccolino che vi porta giù al lago delle Bastie. Comunque, come arrivate su che vi girate verso sinistra vedete il lago, quindi non potete sbagliare. In questa maniera non rischiate di perdervi, ma se volete vedere la cavernina andate a vederla, che merita. Quinta tappa raggiunta, lago delle Bastie, dove il Pelmo si specchia. Direi che il voto della gita è 10 e lode. Solo il panorama e questo lago meritano la sudata del sole che c'era oggi. Comunque è stato tutto bellissimo, ci vediamo dopo la macchina. Ciao! Ciao, l'escursione è terminata, siamo praticamente al Passo Giau. I chilometri esatti adesso non te li so dire perché Ale sta andando alla macchina perché si sta scaricando il telefono, se no non avremmo la traccia. Il totale comunque erano 7 km in andata se non si fa il lago delle Bastie, mentre invece facendo il lago delle Bastie siamo sui 10 km circa. Dislivelli, gli stessi che ci sono in andata, ce li ritroviamo al ritorno perché comunque è sempre i sali e scendi delle forcelle. Tira un attimo quella in ritorno perché sotto il sole, comunque se vi trovate una giornata soleggiata ovviamente, però è tutta completamente esposta e oltretutto su pietraia bianca, quindi riflette con piacere il calore. Dal lago, che non mi viene il nome,
perché non è Fedaia, vabbè, ve lo lascio scritto. Comunque dal rifugio Crodalago alla forcella, oh mio Dio, scusate, sono stanca, non me le ricordo, comunque alla prima forcella tornando indietro, arte qualcosa. Poi tira un attimino quella che va verso il Giauma, solo il primo pezzetto ma blanda, e poi insomma, poi si torna, l'ultima forcella e poi a casa tutti. Le escursioni si può dire adatta a tutti, sempre con una buona resistenza di gambe, perché comunque sono tanti chilometri con i suoi bei metri di dislivello. Stiamo parlando circa comunque di sui 400 se non ricordo male. Comunque poi trovate tutto scritto in descrizione nel dettaglio. Se il video ti è piaciuto metti un like, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, così resterai sempre aggiornato sulle prossime missioni. Questo giro, se non sei allenato, non è un problema, dividilo. Il lago delle Bastie merita tantissimo e il lago Crodalago, lì, il laghetto, che adesso non mi viene il nome, alla peggio lo puoi prendere da Cortina. Ciao a tutti!